Ciao amici del bosco, è arrivato il mese di settembre, sono arrivate le piogge, è tornata l'erba verde, si sta benissimo, ci sono tante ore produttive da passare nell'orto perché abbiamo semine e trapianti in abbondanza da fare. Vediamo come sta il mio orto, vi faccio fare una visita, ma vi faccio anche notare questo rotolo di fieno che è appena arrivato. Questo è molto prezioso perché è il momento di pacciamare. Per l'inverno abbiamo bisogno di coprire bene la terra per proteggere i nostri ortaggi e il nostro suolo da tutti gli agenti atmosferici e anche dalle gelate. Vedrete che più avanti la protezione di fieno ci tornerà molto utile. Nell'orto abbiamo ancora tutte le colture estive, ci sono ancora i pomodori ai quali abbiamo rimosso il tunnel che è passato ai cavoli, che adesso vi faccio vedere. Ci sono ancora i fagioli, avremo tempo per un altro raccolto, e anche le zucche, altri cavoli, salate varie stanno ancora lì dentro. A settembre ci sono tanti trapianti da fare, tutte le foglie possono essere messe ancora a terra e ci faranno compagnia per gran parte dell'inverno, quindi insalate di tutti i tipi, ancora si possono mettere dalle varietà estive, ma si può già iniziare a mettere, anzi si deve iniziare a mettere tutte le varietà invernali che ci accompagneranno a lungo, e poi le bietole, i cavoli, vi faccio vedere tra poco come ho fatto i miei trapianti. Si seminano poi tutte le rape, le cime di rapa, gli spinaci, si possono anche seminare le carote in questo periodo, e per i trapianti molto importanti sono i finocchi e anche i porri, due ortaggi buonissimi con i quali cucineremo tutto l'inverno. Si fa presto a dire cavoli, i cavoli sono tantissimi, da tutti i tipi di cavolfiore, i cavoli di cui mangiamo le foglie, ci sono tante varietà. Io ho cercato di fare un bel mix all'interno della mia aiuola, così avrò colture diverse in periodi diversi, magari qualcosa non verrà neppure bene perché i cavoli hanno esigenze anche differenti, quindi dovrete scoprire quelli che crescono meglio nella vostra terra. Comunque mettere cose diverse è sempre utile anche per garantirsi un risultato. Adesso vi faccio vedere come abbiamo fatto questi lavori, mi ha aiutato anche Filippo. Siamo partiti dalla lavorazione della terra con la grelinata che ci piace tanto e poi abbiamo completato l'opera finendo con un telo di protezione che in questo momento ci è utile soprattutto per difenderci dalle avversità. I cavoli, lo sappiamo, piacciono molto alla cavolaia. Poi abbiamo un grande attacco di Altica quest'anno e quindi per non veder scomparire tutte le nostre foglie ci possiamo organizzare anche con una protezione meccanica. I trapianti dei cavoli sono già stati fatti qualche settimana fa, vi faccio vedere tutti i lavori, come ho preparato la terra e come ho fatto il trapianto. Dopo la grelinette che ci serve a arieggiare in profondità, adesso un passaggio con l'areatore stellare doppia funzione, sminuzza più la terra in superficie che ci aiuta poi nei trapianti e nelle semine, anche un'azione di diserbo. Ho del compost di diversa tipologia, uno deriva da pollina quindi è bello forte, un altro invece deriva dai miei rifiuti di cucina, di casa, dell'orto, e quindi siccome hanno una composizione diversa secondo me vado a fare un mix. Dopo aver integrato un po' di compost, adesso livello il terreno per avere un'aiuola più ordinata con il rastrello. 2 file di cavoli paralleli ma alternati e siamo pronti per l'inverno. Sto pacciamando con la paglia perché oggi ho a disposizione della paglia. Il fieno è più vario, più nutriente, la paglia ha più un'azione coibentante di protezione. Comunque anche lui si decompone e il suo lo fa. È probabile che le teste dei cavoli guardino verso quella direzione dove c'è più sole durante la giornata, quindi metterò i miei gambi qua all'esterno del filo perché so che poi guarderanno in là, occuperanno questo spazio, mentre qua mi terrò più all'interno per non andare a invadere tutto il vialetto. Abbiamo disposto le piantine in base al tempo di maturazione. Qua ci sono quelle che saranno pronte prima, là in fondo quelle che saranno pronte più avanti. Le varietà sono tante, ho preso anche dei cavoli che non avevo mai coltivato, tipo il kale, ce l'ho sia rosso che verde, e anche il cavolo fiore arancio, sono proprio curiosa di vederlo. Facciamo sempre in modo che arrivi sul piano di campagna.
giorni per raccogliere ancora meloni e cocomeri. Qui ce n'è uno che presto finirà nella nostra pancia, anche perché questa aiuola adesso dovrà essere preparata per l'inverno. Questo è ancora qui, ma l'altro giorno ne ho raccolto un altro ed era buonissimo. Senti che bel suono? Il cocomero è maturo perché, come mi ha spiegato Pietro, Isolandi Orto da Coltivare, la superficie è bella liscia, il suono c'è tutto e qui si è formata la fossetta. Vado? Dai, maturo! Questo a Filippo. Per le insalate questo è proprio un buon momento perché non fa più troppo caldo, stanno arrivando anche le piogge, quindi ci consentono di mantenere sempre tutto fresco senza bisogno di faticare troppo. L'acqua che scende dal cielo è sempre migliore di quella che possiamo dare noi annaffiando. Qui c'è una bella selezione di insalate, molte sono ancora di tipo estivo, quindi le raccoglierò presto nei prossimi mesi e poi proseguirò mettendo altre insalate invernali. Qui ne ho messe tante insieme. Nell'orto pieno di pacciamatura è importante mettere tante erbe, tante insalate diverse anche vicine tra loro. Da questo lato ho fatto 3 file di finocchi, c'è anche una fila di cavolfiori. I finocchi li ho messi abbastanza ravvicinati, qua un po' più distanti. Vediamo quali vengono meglio, perché appunto i finocchi tendenzialmente hanno bisogno almeno di 25-30 cm lungo la fila di distanza per crescere bene. Questi sono a 20 cm, sono molto più vicini, ma vediamo insomma se la terra ce li sostiene, anche perché la presenza di tante radici e delle belle chiome che cresceranno aiuta e protegge tutto il sistema, quindi mettere tanti vegetali insieme in realtà aiuta a far funzionare meglio tutto quanto. Conservazione del cibo fai da te: i pomodori pelati li dobbiamo far bollire nell'acqua, e questo è un sistema semplicissimo con un contenitore in metallo per avere un fuoco sufficiente a far bollire l'acqua. E ora il momento della verità. Andiamo a vedere le patate come sono venute. Queste sono le favorite, io direi, perché qui avevano un cassone pieno di materia organica, protette con il cartone, sono state annaffiate ogni tanto vista la siccità di quest'anno. Vediamo che c'è sotto. Non c'è praticamente più traccia della pianta, quindi adesso possiamo solo trovare i tuberi belli e pronti. Lì è nata anche una zucca spontaneamente nel frattempo. Allora, ho raggiunto il cartone, le mie patate devono essere per forza sotto. Vediamo un po'. O qualcuno eccoli, li sto trovando. Ecco qua. Eccole qua, sono piccoline, ma vista l'annata ci accontentiamo. Questa è già più grande, ce n'era una piccolina invece. Questo suolo si è formato mettendo tanta materia organica progressivamente, ecco, in un'altra. Quindi è molto buono, adesso lo utilizzerò per fare qualche altra coltura. Guarda che bella! Guarda, questa sta già germogliando, aiuto! Babbo, sono belle le patate, Non mi lamento. E guarda, non è stata l'annata delle patate grosse, però ce ne sono alcune anche più grandi, altre piccoline. Momento della verità per il metodo Root Stout. Qui le patate le abbiamo buttate direttamente a terra, vediamo se sotto la pacciamatura qualcosa è cresciuto. Lì ce n'è ancora una viva, bella verde, quindi là non vado a disturbare, vado dagli altri lati. Abbiamo trovato qualcosa. Ai lombrichi è piaciuta la situazione, c'è un sacco di vita. Un'altra patatina. Questa è rossa, l'avevamo messa anche l'altra varietà. Allora, abbiamo dimostrato, avevamo messo 4 patate qua, abbiamo dimostrato che si possono buttare le patate a terra sul prato, pacciamando bene, nascono le patate. Quindi adesso il raccolto non è abbondante, ma anche il lavoro è stato poco. Comunque questo metodo ha funzionato meglio di quello tradizionale dell'interramento per me. Mi metto giù la coperta, quella la lasciamo in pace, la andremo a scoprire quando avrà finito, magari le farà più grande perché è sopravvissuta. Questo era un esperimento, l'annata è stata difficile, il risultato c'è stato, l'anno prossimo facciamo meglio. Questa è la pizzutella, è siciliana. Questa l'ho messa all'inizio del percorso del bosco di Ogito, ci ha messo tanto a crescere, ma adesso
ha un bel tronco e quindi comincia a fare dei grappoli fantastici. Molto buona. La protagonista del mese di settembre è lei, l'uva. È venuta bene anche quest'anno, tra l'altro senza trattamenti perché è stato così secco che non ci sono stati problemi fungini. Ho anche la varietà da tavola e insieme all'uva abbiamo fichi, ancora tante susine e anche le pesche. Ne ha fatte poche, ma sono molto belle. Questo è il pesco che aveva tanta bolla, si è salvato e ha anche fatto i frutti. Secondo me è buona, la mangio. Sono arrivate anche le varietà settembrine delle susine, queste sono buonissime. Ne avevamo avute così tante delle mascine che ci volevano anche queste per continuare con le susine. Guarda belle. Vi saluto da sotto il mio fico, anche loro sono buonissimi, dolcissimi. Non ce la faccio a mangiare tutto, o ingrasso oppure essicco. Vi rimando al video che ho fatto di recente con tutte le istruzioni per essiccare la frutta. Quando ne avete tanta, quello è un buon modo per conservarla a lungo. Grazie di aver visto il video, lasciatemi i vostri commenti, mettete un bel like e ci vediamo al prossimo, ciao!